Wednesday morning at Damon's Hall Airfield in Essex, and it's time to go flying. Io ho detto elicotteri elettrici, sono taxi aerei elettrici, cioè sembrano, sono una sorta di aeroplanini, cioè una via di mezzo, no? Io un po' avrei paura. It mightn't look particularly special, but this Pipistrel Velis Electro is the world's first fully certified electric plane. Would you like to go? I would like to go. I thought you'd never ask. The Pipistrel has a cruising speed of around 100 miles per hour and can only stay airborne for about 50 minutes. Quindi per poco, può rimanere in volo per 50 minuti, cioè non è tantissimo. But in an industry seeking to lower its emissions, there are more dynamic forms of electric aviation out there. Last year, Rolls-Royce unveiled the Spirit of Innovation. With a range of around 100 nautical miles and top speed of more than 340 miles per hour, it's the fastest all-electric... Rolls-Royce, per citare il buon Achille Lauro. Tra l'altro io sono contenta che se ne sia andato, che non l'abbiano mandato in finale. A me non piace, non mi è mai piaciuto a costo di... cioè mi hanno dato della boomer perché non lo capivo. Vedete che un po' tutta Europa non lo capisce. Comunque sono fatti anche dalla Rolls-Royce questi taxi elettrici. Questo progetto comunque è uscito già un po', mi sembra un anno o 2 anni fa, dei taxi elettrici, però era da capire a che punto siamo, perché se ne parla, ma quando ci saranno per il grande pubblico è sempre la domanda che ci facciamo, ecco. Vehicle in existence. I've come to Derby to find out more. So we have 3 electric motors that were giving us our 500 horsepower that push the aircraft through the sky to reach those fantastic speeds. But they only take up about this much space. So pretty much everything from here backwards to almost where the pilot's feet are is our large battery. And therein lies one of the great challenges of all electric aviation. We're not going to go see a situation where we're all going to be... Sì, perché non si parla solo di macchine elettriche, ma anche di aviazione elettrica, tant'è che anche Virgin Galactic aveva, diciamo, affrontato l'argomento, Sitting on sort of aircraft we're used to going on holiday on, in an all-electric, battery-powered aircraft. You just can't get the energy density in the cells to enable that to happen. But what this does unlock is the ability for us to travel in small aircraft, sort of 9 to 19 seat, what we call commuter aircraft. In fact, Israeli company Eviation says that this summer it's aiming to carry out test flights of a battery-powered commuter plane able to carry up to 9 passengers around 400 nautical miles. Although it should always be remembered that this industry is not short of lofty claims. Back in the UK, the government is helping projects like the Spirit of Innovation through the Aerospace Technology Institute, which has been given £685 million to spend over the next 3 years. Comunque soldi pubblici per questo settore, perché di fatto lo considerano strategico. What things do you think need to happen to really make meaningful advances? Anche perché servono davvero tante professionalità, serve tanta ricerca, cioè... In this sector? I think it's certainly money. So this requires huge, massive investment. You know, it's not just the technology; it's also the infrastructure, etc., that's required to support that. I couldn't put an exact number on it, but it is many billions of pounds. Billions rather than trillions? Yeah, I think so. Yeah, it's certainly billions of pounds. And billions are rolling into one particular sector of the electric aviation industry. Last year, investors poured around $5 billion into companies developing manned electric VTOLs, vertical takeoff and landing craft. Most of that money came via SPACs, blank check investment companies, and some promotional videos do look a little speculative. Alcuni dicono addirittura che secondo loro ci vorranno o molti anni prima che si sviluppi e diventi comunque abbordabile, vendibile come progetto. Alcuni dicono che non si avvererà, cioè c'è di tutto. Per me comunque mancano ancora un po' di anni,
sono progetti molto avveniristici. In futuro sicuramente ci saranno, ma secondo me in 2 o 3 anni non li vedremo di certo, ma neanche lontanamente. So, how realistic are companies' ambitions? Is the technology mature enough to start flying around urban spaces? The limitation's not so much the technology in my view. The technology certainly is mature enough. One of the challenges is the certification and obviously the safety standards within aviation. So, flying is one of the safest, if not the safest form of transportation, and we do not want to lose that reputation. Sì, perché comunque se uno guarda il numero di incidenti, quegli aerei, anche se fa molto scalpore quando ci sono, l'ultimo è stato in Cina, un aereo è caduto, diciamo, insomma fanno scalpore però sono molto pochi. Diciamo che se ci fossero tanti di questi voli in città, sono voli anche molto brevi, insomma, non sappiamo appunto come possa cambiare, no? La reputazione, ecco, magari no, magari non ci sono tanti incidenti, però insomma il rischio c'è perché di fatto diventa un mezzo più per tante persone, cioè Bristol Vertical Aerospace, which has Rolls-Royce as one of its design partners, is aiming to fly its VX4 prototype later this year. Designed to carry a pilot and 4 passengers, the company is working toward having a commercially operational craft by 2025, initially using existing il 2025 è domani, ragazzi, cioè loro vogliono renderla, diciamo, vendibile così nel 2025. Se ci riescono, chapeau, però insomma è domani, transport infrastructure for its ports. Bello, il design è bello. These aircraft so that they conform to helipad restrictions. So in theory, we could take off from helipads in cities, and eventually there will be vertiports as well to support these. Potentially, electric VTOLs could alleviate cities' congestion problems and provide more environmentally friendly urban transport. Sì, dicono che di fatto può alleviare, no, il trasporto urbano, però vorrei capire quanto costa questo servizio, perché se costa tanto non credo che una persona dica no, non prendo la macchina, prendo l'elicottero, il taxi elettrico, cioè... Vertical went public in December in a SPAC deal. Its VX4 Poi in una di queste puntate faremo, insomma, spiegheremo che cos'è una SPAC. Adesso diciamo non c'è il tempo, poi va approfondita la cosa. craft comes with a price tag of around $4 million. Would you acknowledge that there are still technical barriers that are keeping this from really taking off, to use a terrible pun? So we only started our commercial function less than a year ago, and we've already sold over $5 billion worth of aircraft. So they're conditional pre-orders. Quite obviously they are dependent on us successfully certifying the aircraft, because that's the point at which the aircraft is legally allowed to be used in commercial operation. And the real challenge is around certification. We essentially have to prove that the vehicle is safe. It is a genuine challenge. At this point, none of the urban air taxi startups have received certification. Sono tante le startup che stanno facendo questo tipo di velivoli, solo che nessuno ha avuto la certificazione della serie è sicuro. And it should also be noted that shares in many of the startups that listed in 2021 have fallen sharply. Bold visions are, after all. Sì, sono in calo, però c'è da dire in calo tutto, cioè è vero che sono molto in calo perché si erano quotate, avevano comunque inizialmente c'era stata la FOMO, l'esplosione delle SPAC, quindi avevano raggiunto dei traguardi proprio stellari come quotazioni, poi ovviamente la bolla si è sgonfiata, quindi cioè, hanno perso, ma hanno perso in tanti, quindi... No guarantee of future viability. So if you're itching to get airborne in a fully certified electric plane, for the time being, your best option is the Pipistrel I was in a few days earlier. So we're just going to be gliding down towards the airfield. Things are undoubtedly moving quickly in electric aviation. Ripeto, io avrei un po' paura. But we should perhaps make sure that for the moment at least,
we keep our expectations grounded. Vediamo l'atterraggio. Ah, sull'erba. Vabbè ragazzi, un po' avrei paura di questo velivolo molto piccolo.